Carissimi ascoltatori di Radio Attività e carissimi spettatori di A Tutto Sport sulla piattaforma YouTube, un saluto da Guido Roberti, un piacere ritrovarsi con le interviste speciali che realizziamo all'interno del nostro palinsesto radiofonico e da questi microfoni, da questa telecamera, mi rivolgo naturalmente a chi ci guarda su A Tutto Sport, con la regia del nostro Daniele Meroi e ospiti del Bar Capriccio qui in via Bramante, che naturalmente ringraziamo. Questa intervista speciale odierna è un grande onore introdurla perché abbiamo un atleta, un orgoglio di Trieste, parliamo ancora di judo come la scorsa settimana con Alessio De Luca e lo facciamo con un atleta che era a Parigi 2024, Veronica Toniolo. Ciao Veronica, prima di tutto benvenuta ai nostri microfoni. Ciao, ciao a tutti. Allora, per me è un grande piacere averti qui, per noi è un grande piacere averti qui. Tu sei un'atleta giovanissima, i triestini già ti conoscono, ma oggi ti conosceranno un po' meglio con questa intervista. Speriamo, sei giovanissima, hai 21 anni e gareggi nella categoria 57 kg nel judo. Io per aprire questa nostra chiacchierata partirei da una data, dal 15 febbraio 2024, la data in cui ti qualifichi formalmente per le Olimpiadi. Quindi prima di andare proprio all'inizio, quando hai messo per la prima volta piede sul tatami, andiamo a quella data, le sensazioni di quel giorno che hai detto bene, oggi Veronica Toniolo sa che andrà alle Olimpiadi. Cosa hai provato? Allora, intanto una piccola introduzione su quello che è il mondo del judo e la qualifica olimpica nel judo. Per qualificarsi nel judo, la qualifica appunto inizia 2 anni prima. Si ha un primo anno in cui i punti verranno contati al 50%, un secondo anno in cui i punti verranno contati al 100%. E dopodiché ci si qualifica tramite ranking, tramite posizioni, i primi 17, poi ci sono qualche, diciamo, pass speciale o delle quote che vengono riassegnate, ma insomma i primi 17. Quindi non abbiamo nel judo dei pass come in altri sport in cui se arrivi in quella posizione lì a un europeo mondiale hai già il pass in mano qualsiasi cosa succeda. Quindi diciamo, come dici tu, in quella data è stato ufficializzato dalla federazione, dalla FILCAM, che io sarei andata alle Olimpiadi, anche perché ci può andare solo uno per nazione in ogni categoria. Detto ciò, chiaramente già prima sentivo un po' l'odore di questa qualificazione, perché chiaramente qualificandosi tramite ranking list, tramite punti, diciamo ero in una posizione in cui era molto difficile uscire dalle 17 per poi essere qualificata. Detto ciò, anche se lo sapevo un po' già, lo sentivo, chiaramente vederlo lì e vederlo sui giornali, piuttosto che anche solo l'annuncio tramite i social, ha comunque un certo impatto, no? Certo. E sicuramente era il mio obiettivo dall'inizio, da quando ho messo, come dici tu, piede sul tatami, ho sempre avuto le idee chiare. Però devo dire, in quel momento, se mi ricordo, ero molto contenta sicuramente per me, ma soprattutto per tutto il mio team e tutti quelli che mi stanno attorno. Quindi sicuramente i miei genitori, che sono i miei allenatori, i miei zii che mi danno una mano a Torino, dove principalmente adesso mi alleno, ma credo poi ci arriveremo. Ci arriveremo, sì. E sì, tutto il team che ho, quindi preparatore atletico e psicologa dello sport. Quando si lavora così tanto assieme, ci si mette così tanta passione, sicuramente poi, diciamo, far vedere agli altri, a chi ti segue, ok, andiamo a Parigi, sicuramente quello che mi riempie di più. Per quanto era il mio obiettivo, era anche un loro obiettivo, e per quanto mi hanno aiutato ero quasi più contenta per loro. È bellissimo questo perché dimostra questa tua vocazione anche altruistica e dopo arriveremo a un aforisma che ho trovato sui tuoi social che indubbiamente ti piace molto, ma ci arriveremo con calma. Allora facciamo questo passo indietro, andiamo a Veronica attorno ai 2-3 anni perché tu nasci da una famiglia sportiva ma di judoka. Raffaele Toniolo, io ho avuto già piacere di conoscerlo in alcuni eventi sportivi come Monica Barbieri, parliamo di papà e mamma, figure fondamentali dentro e fuori dal tatami, perché Veronica Toniolo nasce judoka da sempre. Esatto. Allora, io sono nata sul tatami, alla ginnastica triestina. Diciamo che ho iniziato judo quando avevo 2 anni, però Hai anche imparato prima quello che a camminare, praticamente. anche prima ero lì, mia mamma quando mi lavorava mi portava lì.
Sì, a loro devo essere per sempre grata e sono per sempre grata per non avermi neanche mai obbligato, è stata una mia scelta, anche quella poi di intraprendere un percorso agonistico, perché ricordiamo la ginnastica triestina come nelle altre società non c'è solo la parte agonistica e non c'è solo la parte amatoriale, non è per forza o solo uno o solo l'altro. Ehm, Volevo rimanere dal turno dei piccoli fino a quello dei grandi, stavo in palestra dalle 4 alle 9, non mi Dormivi anche lì non mi- praticamente. Diciamo che sono un amante dello sport in generale, ho praticato anche altri sport in contemporanea, ma il judo lo sento proprio mio, è il posto dove mi sento più a mio agio, no? Certo, certo. È una parte di me e lì, forse anche perché ci sono cresciuta, e sì, è il posto dove mi sento più me stessa, quindi non c'è neanche stata una scelta, era naturale, no? È stato naturale, quindi loro mi hanno sempre accompagnato, non facendomi pesare nulla, no? E credo che sia, forse è difficile spiegare, però per i genitori è difficile, no? Certo. Cioè, come dire, è la prima volta anche per loro, non è che... Però è un'espressione di Quindi, libertà bellissima, no? Di libertà di scelta, proprio di libertà di esprimersi, no? E di esprimere, e qua ci siamo arrivati, la versione migliore di noi stessi. L'ho trovato almeno in alcuni post tuoi, quindi è bellissimo questo messaggio perché ciascuno di noi ha un potenziale e per esprimere quel potenziale dobbiamo essere noi in primis a fare un lavoro su noi stessi, ma dobbiamo anche avere chi supporta questo lavoro su noi stessi, no? esatto, io diciamo, ho fatto questo pensiero più o meno a inizio anno. Sono sempre stata una judoka, una ragazza molto competitiva. Pensavo e penso anche un po' tuttora sempre a vincere, nel senso che anche quando comunque le prestazioni sono buone, l'obiettivo è sempre quello di vincere, qualsiasi persona ti trovi davanti. Poi si cresce e se prima pensavo solo a quello, poi ho capito come si arriva a quello, nel senso che se uno crede tanto in se stesso, credo che sia la prima regola per arrivare a un certo tipo di risultati, anche perché poi una volta che arrivi a un certo tipo di livello, a parte pochi, diciamo, eletti che hanno proprio un talento, magari una dedizione fuori dal comune, non lo so, comunque che sono superiori, ma ce ne sono veramente pochi, ma in tutto lo sport, non solo nel Certo. judo, quindi che li vedi che sono superiori a tutti gli altri, parliamo dello stesso livello, quindi parliamo di momenti, attimi, si vince, si perde, soprattutto nel judo che è uno sport situazionale, e poi ripete quell'incontro 10.000 volte e andrà 10.000 modi diversi, no? E quindi credo che per arrivare a vincere, che è il mio obiettivo, credendo io tanto in me stessa, credendo in quello che posso fare, devo essere la versione migliore di me stessa. Certamente gli atleti, ma anche tutte le persone sapranno, non si può essere sempre al 100%. Chiaro. Quindi io credo nel dare la versione migliore di se stessi nel momento in cui si è. In allenamento così in gara, quindi se quel giorno lì sono al 60%, darò il 100% di quel 60%, no? Quindi la Chiaro. versione migliore che posso essere in quel momento, quello è il mio obiettivo. Quindi pensare a quello, non pensare a vincere, perché pensare alla vittoria ogni tanto ti devia un po', Porta no? fuori, Ti certo. porta fuori, soprattutto per noi abbiamo uno sport tecnico, magari ti concentri più sul non perdere a quel punto perché vuoi vincere, quindi andare dentro in allenamento e in gara cercando di dare la versione migliore di quello che sono al momento e quello quindi è stato e sarà il mio obiettivo ora. Veronica ha tantissime vittorie nel suo percorso, dall'oro ai Giochi Olimpici giovanili a Buenos Aires nel 2018 alle medaglie d'oro agli europei e ai mondiali del 2019 e del 2023 nella categoria cadetti, nella categoria juniores e ovviamente altre medaglie, altri successi vari. La prima Olimpiade, speriamo naturalmente ce ne siano tante altre perché Veronica, ripeto, è giovanissima, ha 21 anni, quindi tecnicamente, ci ha detto la scorsa settimana Alessio, si può crescere sempre, si può migliorare sempre, quindi ci sono ancora questi margini. Veniamo invece a due legami. Il legame con la tua città, Trieste, con la tua regione Friuli Venezia Giulia, che traspare chiaramente ogni volta che
ti esprimi ad un microfono ad esempio, e poi stai indossando una divisa, quella della nazionale, il tricolore dell'Italia. Quindi il tuo rapporto con la città in primis, con Trieste, per noi sai, sei un orgoglio, e poi cosa comunque significa indossare quel tricolore al petto. Sì, ora diciamo sono molto in giro e io sono nata e cresciuta a Trieste, diciamo dall'età di 15-16 anni ho cominciato a girare parecchio e per poi non tanto tempo fa avere base Torino. Devo dire che una città, ma come le cose, non si apprezza appieno fin quando non ce l'hai più, Non si va via. purtroppo. Purtroppo sì, essendo stata abituata, diciamo, a Certo. crescere e vivere qua, diciamo il valore di Trieste non l'avevo capito così, devo essere sincera. Non sei la sola, credimi. Però quando sono andata via, devo dire, mi manca molto. Trieste mi dà molta tranquillità, sarà perché la città, sarà perché ci sono cresciuta, quindi la sento molto casa, no? Però diciamo sento di avere tutto, ma al contempo non è per me, che sono una persona che ha molto bisogno di tranquillità, di sentirsi a casa. Diciamo che è quello che fa per me, nel senso che girare tanto, giro volentieri, però quando penso a casa non penso a Torino, penso a Trieste, no? Quindi Beh, Alessio ha sì. detto non penso alla pianura padana, penso al nostro mare piuttosto. Esatto. Ascolta, c'è un altro messaggio che mi piace portare da questi microfoni e da questa piattaforma A Tutto Sport su YouTube, anche a noi nel mondo del giornalismo sportivo, nel mondo istituzionale, del CONI, delle federazioni, del sindacato giornalisti sportivi, ci insegnano, ma è quasi fondamentale comprenderlo appieno, lo spirito olimpico e quindi la fratellanza tra popoli, il fatto che in gara si è tutti amici e rivali, ma nel rispetto totale delle popolazioni e delle scelte e delle libere scelte. Il fatto di essere arrivato comunque a questi livelli penso ti ha anche forgiato da questo punto di vista. Dovrebbe essere scontato per un atleta, però lo comprendi meglio forse quando arrivi a un certo livello di proprio condivisione con gli altri paesi, le altre nazioni. Sì, allora per fortuna diciamo tutti gli sport credo che educhino e credo che diano forgino anche il carattere di una persona e il modo di porsi nei confronti del mondo esterno, no? E il judo, per quanto mi riguarda, essendo un'arte marziale, mi ha insegnato prima di tutto questo, quindi al di là poi di quello che è stata l'Olimpiade, basti pensare che a judo, nel senso, uno dei pochi sport forse in cui si è obbligati a fare il saluto, no? Il saluto all'inizio, il saluto alla fine, e anche i tecnici fanno il saluto tra di loro prima che l'incontro inizi, no? È un esempio, però è molto significativo, no? Si basa tutto sul rispetto, il mio sport. Quindi il judo si basa su quello, quindi dare il massimo in quel momento, ma sempre con rispetto all'avversario, perché ricordiamo che essendo uno sport di contatto, volendo si può essere molto pericolosi. Nel senso, tu devi dare tutto in quel momento, però per esempio nel nostro sport non si possono tirare pugni e non si possono tirare calci. Certo. Magari se uno può pensare, uno si scalda un po' nell'incontro, no? Dici, cioè in quel momento voglio vincere io, magari a qualcuno scappa, no? Però lì il judo ti insegna l'autocontrollo, no? E quindi in quel momento lì tu devi fare tutto quello che puoi fare al massimo, ma sempre rispettando il corpo dell'altro avversario e l'avversario, no? E quindi si basa tutto un po' su quello. Si è nemici in quei 4 minuti, perché il nostro incontro dura 4 minuti, si è nemici in quel momento, ma poi diciamo chi più amico, chi insomma non amico, ma insomma convive tranquillamente con l'avversario fuori dal tatami, quindi non si portano le cose fuori dal tatami sicuramente. Questo è bellissimo, la tua sfera di tranquillità. Veronica è naturalmente presente sui social network, in particolare per il mondo giovanile. Instagram è un po' quello che probabilmente
traina di più tutti quanti, e quindi la trovate molto facilmente scrivendo anche Veronica Toniole oppure Veronica Toniole _, e da lì naturalmente tutti gli aggiornamenti anche sulla sua federazione, la Filcam, e su tutti i risultati. Naturalmente il mio invito, apro una tra parentesi, è quello di iscriversi al canale YouTube A Tutto Sport, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento in radio, su Radioattività, la radio dello sport triestino. Iscrivetevi su questa piattaforma, dove settimanalmente parliamo di tanti eventi, ma anche abbiamo campioni autentici dello sport con le loro storie, le loro interviste sempre piacevoli. Andiamo ancora alla situazione tatami. Tu sei lì e hai appunto mamma e papà in qualche maniera appena fuori. È una situazione strana, atipica, l'hai in parte già detto, però realmente sono il tuo rifugio, la tua sicurezza, la tua certezza, e come genitori e come insegnanti. È bellissimo questo. Non voglio Sì. farti piangere, No. No. Allora, mio papà è tecnico della nazionale, quindi diciamo nel judo, per chi non lo sa, quando si va a combattere, si fa un incontro, si ha un tecnico a bordo del tatami, si chiama l'area dove noi combattiamo, si chiama tatami, il materiale, insomma, il tappeto, per così dire. Certo. E si ha un tecnico a bordo, e poi chiaramente ci sono gli spazi, ci sono le sedute di quelli che stanno fuori. Credo che avere mio papà al mio fianco così vicino, quando le cose vanno bene, vale doppio, nel senso che vedere i suoi occhi e vedere lui, non voglio dire che lo faccio per lui, nel senso che non è una cosa, la sento molto, molto dentro, però mi dà veramente una forza in più. E nei momenti belli, così come nei momenti brutti, perché purtroppo nella carriera di un atleta chi ne ha più, chi ne ha di meno, Chiaro. però ci sono sempre, alti e bassi. E avere un genitore può essere difficile in sedia e anche, diciamo, fuori, perché bisogna saper dividere bene. Chiaro. Bisogna saper dividere bene, bisogna saper non portare quello che è successo in palestra o in gara a casa, perché sennò poi diventa un po' problematico, no? E invece mia mamma è sempre tra gli spalti. E non si vede, diciamo, televisivamente, però è lì. sempre lì, è sempre lì. È un po' un progetto quello che abbiamo noi, no? Però molto, molto tranquillo, vissuto in maniera molto tranquilla, nel senso che loro per me sono solo una cosa aggiunta. Come ti ho detto prima, è una cosa, un percorso naturale che abbiamo scelto di fare, e credo che mi dia, seppur ci sono anche dei bassi qui, perché chiaramente è ovvio, però sento che sia una cosa che può darmi solo qualcosa in più, no? E avere i genitori sicuramente ti capiscono prima di quello che può fare un qualsiasi altro tecnico, no? C'è un feeling che è innegabile, chiaramente. Se sono i miei genitori, c'è mio papà sulla sedia, per quanto uno si possa trovare bene con altri tecnici, è chiaro. Non dimentichiamo poi il fatto che forse bisogna anche imparare piano piano nel mio percorso, e di questo anche li ringrazio, a non essere, diciamo, in questo senso esclusivi, nel senso è sempre bello, è sempre buono, nonostante siano i tuoi genitori, anche prendere idee al di fuori, no? E ci sono stati sicuramente degli aiuti che ho avuto da altri tecnici, come dire a Torino mio zio, e tante volte mi vado ad allenare a Napoli con un altro tecnico che mi dà delle indicazioni riguardo a una parte più diciamo incentrata sulla tecnica delle prese, ma insomma altre cose. E anche, diciamo, il lasciare libero, no? Lasciarmi libera di andare a prendere tante informazioni, perché come ho spiegato prima, quando si è poi allo stesso livello, a un alto livello, vince chi fa, cioè sono piccolezze, Dettaglio, no? Sono dettaglio. dettagli, sono piccolezze, quindi bisogna andare a cercare di migliorare tutto. E qua lo dico, nessun tecnico, ma credo di nessuno sport, ha tutte le carte in mano, tutte le nozioni al 100% in ogni singolo blocco di lavoro, no? Certo. In ogni singola cosa. C'è sempre, magari lui, il tuo tecnico, sarà il migliore in due cose, per farla proprio terra-terra, no? Terra. Sarà il migliore in due cose, in altro c'è sicuramente qualcun altro che ha un po' più nozioni di Chiaro. lui, no?
Quindi bisogna anche saper bilanciare questo, non essere così rigidi, no? Dogmatici, Sì, esatto. E questa è una cosa che mi piace tantissimo proprio perché è una ricerca infinita della perfezione. Non si raggiungerà mai la perfezione ed è un tendere alla perfezione in un viaggio sostanzialmente che dura tutta una vita. Siamo quasi in conclusione, per cui apriamo ancora due brevi capitoli. Judo, sport, significa anche amicizia. Io da una intervista precedente ho visto che per esempio in qualche maniera gli occhi tuoi hanno brillato quando probabilmente hai visto l'oro di Basile, è stato uno degli ori, quest'anno ovviamente abbiamo avuto la Bellandi, però l'oro di Basile in qualche maniera è stata probabilmente un'ulteriore ispirazione. Immagino sia anche uno degli amici, assieme a tanti altri, ad Alessio, che hai ovviamente in nazionale, ma non solo, le sì. amicizie. Loro di Fabio ricordiamo nel 2016, atleta nato e cresciuto nella palestra in cui diciamo ora per lo più mi alleno, quindi nella palestra di famiglia. E se ha emozionato tanti, diciamo che a me mi ha un po' sbloccato qualcosa dentro, nel senso che è sempre stato il mio obiettivo quello di andare alle Olimpiadi e vincerle, quindi non l'ho ancora assolutamente raggiunto. E però quando tocchi un po' con mano, nel senso che una persona che si allena con te, una persona che allenano mio padre o mio zio, è molto vicina, no? Quindi capisci che è possibile, non lo vedi solo in TV come un mito, no? È possibile la cosa perché l'hai incontrato l'altro ieri, perché ti alleni con lui, perché vedi quello che fa. Poi, ovvio, ognuno di noi ha delle caratteristiche per carattere o innate o di talento, insomma. Però essere così vicino a lui un po' mi ha sbloccato qualcosa Chiaro. dentro ed è quello che ha fatto anche con Alice. Alice nelle sue interviste lo dice. È stata una cosa sicuramente anche ha sbloccato un po' tutti perché non era aspettato questo oro. Quindi capire, come scrive lui nel suo libro, l'impossibile non esiste, non è, sai, noi viviamo un po' di detti, un po' di così, ma pensiamo che siano molto lontani da noi. Invece poi quando sei lì capisci, come ho detto prima, che siccome bastano delle cose, dei dettagli, come lui si è qualificato in 6 mesi, è arrivato quasi come ultimo qualificato, ha vinto le Olimpiadi, sicuramente è molto più difficile di non uno che arriva magari, che ne so, favorito, ha sempre vinto con tutti, conosce tutti, è un altro tipo di difficoltà quella, ma magari, sai, conoscendo tutti, sì. Lì è vero, diciamo che ci ha insegnato un po' a tutti che l'impossibile non esiste e sicuramente lui poi mi ha mandato anche un messaggio, insomma, prima della gara. Lo sento molto vicino e sento che sia una persona che può solo ispirare, no? Tutte le generazioni, ma sia anche quelli che non solo nello sport, anche nella vita. Infatti non sono qui per, diciamo, però nonostante io conoscessi già la sua storia, per esempio il suo libro, come ho detto prima, io leggo tanto di sport, però credo che sia uno dei libri che più mi ha toccato, sicuramente anche perché lo conosco, quindi quando leggi chiaramente i libri di LeBron James, Certo, per certo. dire è lì, no, magari lo È sento un po' facile, meno. no, come dire, Però è una storia guarda. che sicuramente ha ispirato tanti e sento molto vicina, quindi sicuramente un grazie a lui sicuramente. Allora, beh, lo salutiamo da queste telecamere, da questi microfoni e penso in chiusura sia proprio bella questa arte figurativa quasi dell'impossibile che non esiste in un mondo in cui però la ricerca della perfezione è impossibile. Quindi è davvero bello questo doppio binario. E peccato quando volge al termine un'intervista perché ci sono persone che vorresti intervistare per un'ora, per 2 ore, ma ci facciamo una promessa, Veronica, di tornare in altra occasione Certamente. a Tutto Sport e su Radioattività di poter condividere con te. Non siamo entrati anche qui troppo nel tecnico proprio per avere una fruibilità un po' a tutti dell'intervista con Veronica e di comprendere meglio questa disciplina che si fonda sul rispetto ed è la cosa fondamentale. Per cui nel ringraziarti di cuore, un grosso in bocca al lupo da parte mia, da parte di tutti noi qui dal Bar Capriccio dove abbiamo realizzato questa intervista e i tuoi saluti a chi vuoi, a microfono e a telecamera.
Ringrazio voi per avermi ospitato qui. Per me sempre qualsiasi intervista, qualsiasi diciamo divulgazione della mia storia, ma anche del vostro progetto è importante, ci aiutiamo l'uno con l'altro, Certo. no? Niente, grazie a voi e come sempre grazie a tutti quelli che mi seguono, perché anche sia prima che dopo le Olimpiadi comunque sono stata molto onorata anche di ricevere messaggi o comunque un pensiero da qualsiasi persona mi abbia seguito, quindi soprattutto anche grazie a chi anche da casa non lo sa, ma anche solo se mi guarda o diciamo mi fa il tifo, in realtà lo sento, quindi Arriva. arriva il sostegno, quindi grazie a tutti quelli che mi hanno guardato, grazie ovviamente al mio team, come ho detto prima. Grazie di cuore a Veronica Toniolo, grazie a Daniele in regia. E la linea per chi ci ascolta in radio può tornare alla programmazione di Radioattività. Per quanto riguarda A Tutto Sport, alle prossime interviste. Da Guido Roberti è tutto e buon proseguimento.